Buongiorno, in questo video proviamo a risolvere un'equazione lineare. Un'equazione lineare di primo grado semplice, cioè senza parentesi e senza denominatori. Diciamo che se l'equazione non compariva in questo modo, bisognava prima risolvere le parentesi e risolvere le operazioni indicate. Arrivati a questo punto, la soluzione prevede di trasportare a sinistra dell'uguale tutti i termini con la x, eventualmente cambiandoli di segno, e di trasportare alla destra dell'uguale i termini noti cosiddetti, cioè senza l'incognita x, eventualmente cambiandoli di segno. Questa operazione di trasporto non è così semplice e immediata con una notazione lineare, perché sappiamo che in un'unica, per esempio, riga del display Braille il ragazzo o legge o scrive, quindi il controllo del trasporto di tutti gli elementi può dar adito a degli errori. Quindi suggeriamo qui un metodo semplicissimo ma nello stesso tempo geniale per risolvere questo tipo di difficoltà. Allora prendiamo la nostra equazione, per esempio questa, con alcuni termini 3x più 4 meno x meno 17 meno 5x alla sinistra dell'uguale e alla destra 25 meno x meno 18 più 5x. Posizionandosi con il cursore all'interno dell'espressione, utilizziamo un CTRL D, quindi duplichiamo l'espressione un paio di volte. Se poi vogliamo fare anche la verifica del risultato, possiamo anche duplicarlo una terza volta. In questo modo evito di poi tornare e fare copia e incolla, e quindi lo possiamo fare diverse volte. Andiamo sulla seconda espressione, cioè sull'equazione. Allora, qui l'idea è questa, che in una linea si vanno a cancellare tutti i termini noti, cioè senza la x, lasciando quindi un'espressione che contenga solo le x. Nell'altra linea si vanno invece a cancellare i termini che contengono l'incognita, lasciando solo i termini noti. Quindi si tratta non di trasportare, ma solo di cancellare. C'è però un accorgimento: si vanno a cancellare tutti i termini senza la x, per esempio in questa seconda linea, ma i termini che compaiono a destra, si cancella anche l'uguale, i termini che compaiono a destra vanno cambiati di segno. Quindi è un'operazione da fare, semplice ma con una certa attenzione. Facciamolo. Allora ci posizioniamo qui, il 3i, e mi sposto con le frecce. Il 3x lo teniamo, il più 4 invece no, lo cancelliamo. Il meno x lo teniamo, il meno 17 invece lo cancelliamo. Il meno 5x lo teniamo. A questo punto incontriamo l'uguale. I termini a destra vanno cambiati di segno. L'uguale lo cancelliamo, così come il 25. Il meno x, essendo posto a destra, va cambiato di segno e diventa quindi più. Il meno 18 va cancellato, il più 5x va tenuto ma cambiato di segno, e quindi meno 5x. A questo punto al termine inserisco qui l'uguale. Nella linea sotto faccio il contrario, cioè cancello i termini con la x e tengo i termini noti, con l'attenzione però di cambiare segno a quelli che si trovano alla sinistra dell'uguale. Quindi il 3x lo cancello, mentre il più 4 va cambiato di segno. Il meno x lo cancello, mentre il meno 17 va tenuto ma cambiato di segno. Perfetto. Il meno 5x lo cancello. Andiamo alla destra dell'uguale, qui il 25 va tenuto e va inserito il più. Il meno x va cancellato, il meno 18 va tenuto con quel segno e rimane più 5x. A questo punto aggiorniamo la finestra di destra che ci fa vedere i passaggi che abbiamo svolto finora
E quello che abbiamo ottenuto è appunto due linee in cui la prima contiene solo x, la seconda solo numeri. A questo punto posso riallinearle e quindi ho ottenuto effettivamente l'effetto del trasporto, senza però dover controllare in modo particolarmente dettagliato il passaggio del trasporto. A questo punto possiamo anche fare un ulteriore CTRL D, perché conviene sempre avere una linea di controllo, e quindi sommare i vari termini. Qui meno x e x si semplificano, 5 meno 5 10 e più 3 fa meno 7x, e qui in varie modalità si può cancellare appunto e scrivere meno 7, e pure sommare i termini a destra. Meno 4 meno 18 meno 22, più 25 fa più 3, più 17 fa più 20. Ok, più 20. Adesso qui si sono svolti i calcoli e per trovare la soluzione sappiamo che occorre dividere per meno 7 da entrambe le parti, ottenendo x uguale meno 7 allora diviso 20. E questo, meno 20 diviso 7. A questo punto questa è la soluzione. Nel prossimo minuto andiamo a vedere un metodo semplice per fare eventualmente la verifica di questo risultato. In alcuni casi è richiesto, per esempio, dall'insegnante o dalle procedure, in altri può essere effettivamente interessante capire se è stato fatto in modo corretto oppure no, cioè andare a capire se la x, sostituendo alla x il meno 20 settimi, questa uguaglianza è effettivamente vera. Allora facciamo in questo modo: mi ero ricopiata già l'equazione, la spezzo anche in questo caso, i due membri, la sinistra e la destra dell'uguale, li considero come due espressioni e le vado a calcolare. Prima però devo sostituire e uso nel menu Edit, vado a cercare proprio sostituisci, CTRL H, sostituisco al posto della x, era rimasto in memoria, l'avevo fatto prima, il numero meno 20 settimi. Per maggiore chiarezza conviene inserire le parentesi. A questo punto andiamo a sostituirlo al posto della x, poi con F2 va a sostituirlo in quelli successivi e anche qui sopra, quindi F2 li cerca in automatico, non occorre posizionarsi. Quindi con il cerca e sostituisci si vanno a sostituire in modo banale, semplice e direi automatico al posto della x il meno 20 settimi. A questo punto è possibile fare alla calcolatrice questo calcolo, e consiglio di farlo fare alla calcolatrice perché non è un calcolo che dal punto di vista didattico è così fondamentale, e quindi vado a scegliere la calcolatrice, vediamo, calcola espressione e poi incolla il risultato. Quindi per esempio calcolo espressione e fa meno 4,429 e a questo punto lo posso anche incollare. Eccolo qui, e la stessa cosa lo posso fare qui, quindi era un CTRL F9, ma lo vado anche a prendere da qua, calcolo espressione ed effettivamente è meno 4,429. Chiaramente il risultato non è espresso in frazione perché la calcolatrice va a calcolare proprio il numero che evidentemente qui è arrotondato. Bene, mi fermo qui, arrivederci alla prossima.